L'alluminio HTA è il nuovissimo materiale che Zara è riuscito a sviluppare con i suoi processi additivi. È uno degli ultimi materiali che abbiamo strutturato e parametrizzato grazie alla nostra macchina e al nostro reparto di ricerca e sviluppo, ed è un alluminio prettamente specifico per applicazioni ad alte temperature. L'HTA è una lega che fa parte del sistema alluminio rame e non più alluminio silicio come altre leghe utilizzate in ambito additive, come possono essere l'alluminio silicio 7 o l'alluminio silicio 10, e che mantiene alte proprietà meccaniche, altre caratteristiche meccaniche in temperatura. Questo vuol dire che anche se il materiale rimane ad alta temperatura o comunque viene esercito ad alta temperatura, questo presenta uno scarso decadimento delle sue proprietà meccaniche e quindi è un materiale decisamente affidabile. Nell'ambito delle lavorazioni meccaniche, per l'utilizzo ad alta temperatura è molto famoso ed utilizzato la lega 2618. L'HTA, fatto per via additive, possiede proprietà meccaniche sia a temperatura ambiente che ad alta temperatura che sono del tutto analoghe e paragonabili a quelle del 2618. Altro vantaggio fondamentale dell'HTA è la sua leggerezza, meglio la proprietà specifica e quindi la resistenza allo snervamento, la resistenza ultima specifica, quindi rispetto alla sua densità, sono più elevate rispetto a un ALSI 7, quindi alle leghe più comuni, o un ALSI 10. Vuol dire che si riescono a realizzare componenti più leggeri perché si può andare a ridurre le sezioni resistenti. La possibilità di utilizzare un alluminio per le alte temperature con le tecnologie additive sicuramente dà una nuova soluzione nella mente dei progettisti meccanici in industrie e in indotti di altissima complessità. Questo ti permette soprattutto di ragionare anche con produzioni on demand, dove non vi è la necessità di approvvigionare una quantità enorme di materiale e di materia prima di difficile reperimento che possa comunque simulare le caratteristiche e le performance meccaniche di un alluminio per le alte temperature. Quindi sicuramente la possibilità di utilizzare la versatilità della tecnologia additiva e soprattutto la rapidità di produzione con le tecnologie additive con questa tipologia di lega per alte temperature è uno dei maggiori vantaggi. I principali ambiti d'uso dell'HTA sono piccoli lotti di serie per componenti che devono essere eserciti ad alta temperatura. Quindi per quanto riguarda l'ambito della motoristica, questo vuol dire teste motore, cilindri, pistoni e turbine di turbocompressori. Ma non solo, possiamo anche considerare un possibile campo di utilizzo tutta l'idraulica fatta ad alta temperatura, con temperature superiori a 100, 120, 150 gradi. I settori essenzialmente in cui questa lega può essere utilizzata sono molteplici. Motorsport, aerospaziale, automotive sono quelle che troveranno uno sbocco produttivo nel minor tempo possibile, essenzialmente perché ci sono già delle casistiche che possono essere trasportate nella realizzazione additiva, e il vantaggio primario è mantenere la funzionalità del componente variando e sfruttando i vantaggi tecnologici, soprattutto lato design, che l'additivo può darti. Un esempio di applicazione funzionale della lega HTA è l'utilizzo di questa per la realizzazione di teste motore. Di norma le teste motore sono realizzate nella lega alluminio silicio 7, tuttavia quando questa viene impiegata alle alte temperature che possono registrare una testa motore, che possono essere 150 gradi in uso continuativo, le proprietà di queste tendono a decadere. Quindi il progettista tiene conto di questo come? Andando ad aumentare gli spessori di parete. L'HTA può essere impiegato efficacemente all'interno delle teste motore perché, sapendo che il materiale mantiene le proprietà meccaniche sostanzialmente inalterate a queste temperature, permette anche di andare a realizzare quindi degli spessori di parete inferiori, tale da ottenere un manufatto più leggero rispetto a una classica lega da fonderia come può essere l'alluminio silicio 7. Scegliere l'additivo, soprattutto con materiali così ad alte caratteristiche meccaniche, come per esempio l'alluminio HTA appena sviluppato da Zara, su settori molto critici, dà la possibilità di disegnare in un modo totalmente differente da quello che si è sempre fatto in passato, dà la possibilità di accorciare la filiera produttiva, essenzialmente estremizzando le forme, diminuendo le lavorazioni meccaniche e centrando il concetto di funzionalità di prodotto senza quindi dover rinunciare ad alcuna tipologia di caratteristiche che essenzialmente sono alla base della funzionalità dei prodotti che il progettista sta pensando e sta progettando.